Ciao ragazzi e bentornati nel canale. Nel video di oggi apporteremo una piccola modifica sul banco sega Einel TC TS 2025 2U per poter ampliare un po' la larghezza di taglio. Per chi è intenzionato a comprarlo oppure lo possiede già ma non sa che si può fare questo tipo di modifica, magari questo mio piccolo consiglio potrebbe tornarvi utile. Andiamo subito a vedere come si fa. Quando acquistiamo il banco sega e lo portiamo a casa, avrà già la sua guida millimetrata montata e arriverà fin qui. Se montiamo il fermo della guida parallela, ci accorgiamo subito che al massimo avremo una larghezza di taglio di 19 cm, ossia 190 mm. Dunque, per ampliare la larghezza di taglio procederemo in questo modo. I 4 bulloncini che fermano la guida millimetrata li andremo a svitare tutti e 4. Una volta smontata dalla sua posizione originale la fisseremo nuovamente, ma stavolta la porteremo a filo con il prolungamento destro, così. Qui abbiamo due fori già predisposti, quindi prenderemo in considerazione 1, 2, 3 e 4. Mi raccomando ragazzi, i 4 dadi che abbiamo appena stretto devono essere stretti bene, perché è la guida millimetrata che tiene ferma la guida parallela. Con questa piccola modifica apportata, se prima il nostro banco sega poteva tagliare fino a 19 cm, ora spostando la guida parallela fino al limite avremo una larghezza di taglio di 35 cm. So già che qualcuno di voi mi dirà: va bene Stefano, ma adesso come faremo a misurare dalla lama alla guida parallela se non abbiamo più lo zero sulla linea di taglio? Bene, faremo come fanno i grandi falegnami. Con il righello si misura da lama a guida. Se dobbiamo tagliare una tavola da 10 cm, non dobbiamo fare altro che poggiare il righello qui e, mi raccomando, queste operazioni sempre con la spina staccata dell'elettrotensile. Si porta la guida a 10 cm dalla lama, si poggia una mano qui e si blocca il tutto. Ecco i nostri 10 cm. Adesso vi do altri due consigli. La guida parallela originale è corta, arriva fino qui, fino a fine lama, e questo è stato fatto per un motivo di sicurezza, ossia quando tagliamo la tavola tenderà poi a uscire e non c'è il rischio che torna indietro. Però fa questo difetto così, noi spingiamo, ma quando arriviamo alla fine non abbiamo più un appoggio qui, quindi la tavola farà questo lavoro così e il taglio ci verrà così. Allora il consiglio è questo: prima o poi modificate anche voi la guida parallela originale. Ci sono tanti video su YouTube che spiegano come fare. Io adesso non ce l'ho un video di quando l'ho costruita, però ripeto, ci sono tanti video, andate a vedere come si fa. L'unico accorgimento che ho fatto io è questo: tanti makers hanno inventato un sistema di aggancio qui, che quando noi la blocchiamo qui poi si blocca automaticamente anche qua. Io non mi fido. Io prendo praticamente un morsetto, un semplice morsetto, una volta stretto, presa la misura precisa, senza muovere niente, la blocco qui, così. Ecco. Una volta fatto questo, questa non si muoverà più. E allora
avremo la possibilità di fare il taglio. Con lo spingipesto si spinge e con un altro spingipesto si tiene a pressare e la tavola verrà dritta. E il secondo consiglio che vi do è questo: se dovete fare un canale nella tavola, ovviamente va smontato il coltello separatore, ma non prendete la misura dell'altezza o profondità di taglio così, perché il pannellino in plastica non sta a filo con la base, quindi darà una misura falsata. È preferibile fare questo: ci segniamo la tavola e alziamo la lama in base, non so se si vede il segno, in base al segno, sempre con la spina staccata. Adesso vi faccio vedere la differenza se poggio sulla plastica. Ecco, quindi la misura va presa con la tavola appoggiata sul piano, così siete sicuri che la misura è esatta. Allora ragazzi, spero di esservi stato utile con quei pochi consigli che vi ho dato. Vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video mettete un like e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon lavoro a tutti.